Ciao a tutte, oggi realizzeremo, ho trovato il nome, Pallino, lui si chiamerà Pallino. Allora, oggi vi farò vedere come si realizzano i capelli alla bambola di pezza maschietto, quindi a Pallino, i capelli, la salopette, la t-shirt, le scarpette invece sono identiche a quelle di Lilly. Per chi non ha seguito il tutorial della bambolina, se volete realizzare la bambola di pezza maschietto, quindi Pallino, dovete andare a vedere il tutorial di Lilly. Io il link ve lo posterò sempre nella descrizione del video. Lì troverete il cartamodello per realizzare lei e anche lui, perché la struttura è identica. Quindi l'unica cosa che cambierà saranno i capelli, chiaramente vi farò vedere, sono diversi, vi farò vedere come si realizzano questi capelli al maschietto. Le scarpette sono identiche a quelle di Lilly, cambia solo la fantasia. Ehm, la salopette, la t-shirt, adesso vi faccio vedere come si realizzano. Nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito dell'abbigliamento di Pallino, perché il suo nome è Pallino, ho trovato il nome. Allora, quindi un'altra cosa, le gambette, se volete, sia al maschio che alla femminuccia, le potete realizzare o dritte come quelle di Lilly oppure piegate come quelle di Pallino. Decidete voi, stanno bene entrambe, entrambi a tutte e due. Decidete voi a gusto vostro, in base anche all'uso che ne dovete fare. Io ho deciso che al maschietto le farò piegate e invece alla femminuccia dritte così. Guardate che bella, per chi non ha seguito il tutorial, ripeto, vi posterò nella descrizione del video anche il link che vi porterà al tutorial e al cartamodello della bambolina di pezza. Allora, qui c'è la struttura, così adesso vi farò vedere come va assemblato l'abbigliamento. Allora, nella femminuccia le gambette, quelle dritte, le ho posizionate sotto. Nel tutorial di Lilly si vede benissimo. Invece al maschietto le ho posizionate qui dove c'è la cucitura, le ho posizionate alle due estremità. A solito ho lasciato lo spazio non imbottito, ho cucito lo stesso identico procedimento per le gambette della femminuccia e anziché cucirle sotto le ho cucite qua alle due estremità, tutto qui. Poi ho realizzato anche la bua, cioè le ginocchia un po' sbucciate. Adesso vi faccio vedere anche come si fanno, è facilissimo, due punti di cucitura e adesso ve lo faccio vedere. Le braccine le mettiamo dopo perché ancora dobbiamo realizzare l'abbigliamento. Un'altra cosa, alla femminuccia, a Lilly, le scarpette non ho messo il calzino perché se ricordate bene io ho messo, ho diciamo ornato la scarpina con questo pizzo sangallo a mo' di calzino. Questa volta vi faccio vedere, quindi la scarpetta è uguale, quindi dovete realizzare la scarpetta al maschietto, però questa volta io metterò il calzino, adesso ve lo faccio vedere perché chiaramente qui ho infilato la scarpetta, l'ho imbottita e poi ho messo per ornare il pizzo sangallo. Allora, prima realizziamo le ginocchia sbucciate, ecco qui. Allora, cosa dovete fare? Io ho preso ago, filo resistente e ho fatto un nodino qui alla fine del filo. Vi posizionate dietro dove c'è la cucitura nella direzione del ginocchio e fate la seguente. Inserite l'ago qui, così, bloccate un attimino il punto, un piccolo punto e lo bloccate. Così, una volta bloccato dovete inserire nuovamente diciamo, nello stesso foro l'ago e lo fate uscire in direzione del ginocchio, così, sempre sulla cucitura. Reinserite nuovamente l'ago nello stesso foro e lo fate uscire sullo stesso foro dietro, così, sempre se lo volete fare. Tiro e vado a creare questa piccola profondità, non so se si vede. Lo faccio nuovamente, sempre lo faccio entrare e uscire sullo stesso foro, ecco fatto, nuovamente nello stesso foro e lo faccio uscire sempre dietro sullo stesso foro. Fatto questo, tiro un altro pochino e ho creato questa profondità. Fatto questo, io reinserisco nuovamente l'ago e lo faccio uscire da qualsiasi parte e taglio il filo. Poi prendete un po' di fard e andate un po' all'interno e un pochino fuori. È come se avesse le ginocchia sbucciate. Ecco fatto.
il gioco è fatto. Adesso vi faccio vedere come realizzi i calzini e poi come vado a mettere la scarpetta. Allora, io ho comprato questi calzini da neonato che sono un amore. Io userò questi col grigio perché adesso con l'abbigliamento che andrò a realizzare con i colori, il grigio sta bene. Volendo li potrei mettere anche con l'azzurro, ma preferisco col grigio. Allora, siccome anche se questi sono di taglia 0,6 mesi, sono grandi per pallino. Adesso glieli vado a provare, vedete? Sono troppo grandi, quindi io che cosa faccio? Potete utilizzare anche un tubolare, lo cucite, adesso fate il procedimento, seguite il procedimento che sto facendo io, anche con qualsiasi tessuto un po' elastico. Mi metto al rovescio, inserisco nel piedino così di pallino, chiaramente sono troppo grandi, siccome il tessuto è elastico, io che faccio? Mi vado a prendere la misura e vado a fare solo una cucitura, non li vado ad accorciare perché poi li andrò a sbuffare. Quindi all'incirca, la stessa cosa dovete fare voi con un tubolare, vedete? All'incirca la misura è questa, quindi io che faccio? Prendo uno spillo, lo posiziono qui tirando il tessuto, così, ho preso la misura. Quindi adesso che faccio? Lo spilo dal piedino di pallino e mi vado a fare così sul rovescio una cucitura così per tutta la lunghezza. Blocchi il punto e faccio questa cucitura fino alla fine e poi blocchi il punto e avrò creato il calzino a pallino. Prendo anche l'altro così li faccio contemporaneamente, lo porto sul rovescio e vado a fare la stessa cosa. Prendo la stessa misura anche per questo calzino, è elastico, quindi non vi preoccupate. Dovete fare solo una cucitura dritta, più o meno così. Adesso io vado a cucire i calzini, così vi faccio vedere, verranno benissimo. Cucitura dritta, lunghezza appunto 2,5. Blocchi il punto. E blocchi il punto anche alla fine. Stessa cosa adesso farò anche a questo calzino, ma intanto vi faccio vedere il risultato. Ho cucito e adesso vado a togliere l'eccesso e lo vado a calzare a pallino. Vado anche a risvoltare nel piedino piccolino, vedete, piccolo piccolo, e il gioco è fatto. Calderà perfettamente. E questo è il calzino. Ripeto, lo potete fare anche con un tubolare o con un tessuto di maglina. Dovete praticamente realizzare un tubolare. Ecco fatto. Il calzino è pronto. Adesso prendo la scarpetta, la inserisco all'interno. Procedimento su come fare la scarpetta sul tutorial di Lilli, la bambolina di Pezza. Allora, tiro sui calzini, adesso mi vado a sistemare la scarpina. Inserisco un po' del tessuto della scarpetta all'interno, così, e poi sbuffo un po' il calzino. Volendo lo potrei mettere anche così, però a me piace che si vede proprio il calzino, quindi io lo lascio così. Adesso, prima di fermare con dei puntini di colla, devo andare a riempire questa parte qui e un pochino anche qui. Dobbiamo rendere bombata questa scarpetta, quindi prendo l'ovattafiocchi.
Allora, ho abbassato qui, ho messo all'interno il tessuto della scarpetta, l'ho resa bella bombata, ho preparato anche un fiocchettino in corda, mi piace questo fiocchettino fatto così, colla a caldo e fermate all'interno con puntini di colla il tessuto, così starà ben fermo. Il calzino l'ho tirato su perché mi piace questo effetto che si vede. Una volta fermato con puntini di colla tutto intorno, vado a posizionarmi il fiocchettino qui, che amore, colla e lo posiziono qui, senza tanti fronzoli, al maschietto. E questo è il risultato. Adesso vado a fare la stessa identica cosa anche a questa scarpetta e poi vi faccio vedere il prossimo passaggio. Scarpette pronte e lo mettiamo da parte. Adesso andiamo a realizzare i capelli perché altrimenti io non riesco a fare niente. Allora, come ho fatto questi bei capelli ricciolini a pallino? Io mi sono realizzata questo attrezzino, è semplicissimo da realizzare. Queste bacchette sono piatte, sono in legno. Avevo questo pezzettino di legno a casa e mi sono escogitata questo fai da me, ecco, per fare i capelli velocemente. Per realizzarlo io avevo solo questa, adesso vi do la misura di queste bacchette. Allora, la mia misura 26 centimetri, ma potete, anzi dovete farle più lunghe. Io avevo soltanto queste di questa misura, ma vanno bene se le fate anche da 36 o da 40. Io avevo queste qua e ho utilizzato queste, quindi me ne serviranno due. L'importante è che sono piatte. Queste le trovate al Brico, le trovate anche in alcuni negozi dei cinesi. Andate al Brico, io le ho trovate là, queste fascette, diciamo, in legno. Poi ho preso tre pezzettini di legno e mi sono distanziata l'una dall'altra. Adesso vi do la misura. Allora, internamente questa larghezza deve essere di 4 centimetri, quindi voi vi posizionate le bacchette e fate in modo che all'interno ci sia uno spazio di 4 centimetri. Nel momento in cui trovate la giusta collocazione, prendete delle bacchette, io ho utilizzato le bacchette in legno, ma potete utilizzare qualsiasi cosa, e sono andata, diciamo, ad unire con la colla a caldo questi tre pezzettini di legno. In questo modo rimarrà ben fermo e non si muoverà. Quindi tutto qua, niente di che. Poi prendete della lana, quella che volete. Io userò questa è sottile. Io nelle bamboline così piccole preferisco utilizzare questo tipo di lana sottile. E iniziamo a fare i capelli. Allora, prendete il capo della lana e iniziate. L'unica accortezza che dovete avere è quella di non stringere troppo, perché essendo che qua non c'è lo stesso supporto che tiene ben fermo anche l'altra estremità, andrà, se voi stringete troppo, andrà a restringersi, a diventare più piccolo e poi chiaramente la misura non sarà tutto uguale, però ci arrangiamo, stiamo attenti, insomma. Allora, inizio a fare dei giri, cerco di non far accavallare la lana una sopra l'altra, mano a mano che faccio questi giri mi porto la lana qui. Continuo, senza stringere, dovete avere un po' di pazienza e cercare di riempire adesso tutta la bacchetta. Per questo vi dico più lunga è e meglio è, perché dovrete fare meno giri, meno capelli. Magari con due di questi, se la fate abbastanza lunga, riuscite a coprire tutta la testa del vostro bambolotto. Io continuo e vi faccio vedere dopo il prossimo passaggio. Vado a riempire fino a un certo punto, perché se si va a restringere troppo io mi fermo prima. Vedete, qui mi si è rimpicciolito, cioè si è stretto troppo. Quindi adesso mi fermo qui per evitare che poi magari la forma venga diversa. Ancora devo pensare a cosa fare, non lo so, poi escogiterò qualcosa. Allora, mi fermo qui e taglio la lana, così capite il procedimento, perché io poi devo continuare a farne tanti, tanti, perché devo riempire tutta la testa della bambola. Una volta che avete riempito le bacchette con la vostra lana, dovete innanzitutto utilizzare lo stesso filo del colore che sceglierete voi per fare i capelli alla vostra bambola. Dopodiché dovete andare adesso a cucire sulla metà di questa lana. Quindi vi posizionate sotto la macchina da cucire, punto 2,5, tensione del filo a 4, bloccate il punto sia all'inizio che alla fine e dopo si rifà la stessa cucitura sulla stessa cucitura per stare più tranquille. Io inizio.
sono arrivata alla fine, blocco il punto, tiro fuori e ho cucito qui. Adesso cosa faccio? Innanzitutto porto fuori questi capelli e vado a fare nuovamente la stessa cucitura sopra l'altra. Ok, adesso sto tranquilla. A questo punto abbiamo formato i ricciolini, poi voi la girate così, nel momento in cui l'andate a realizzare, e si andrà ad incollare poi partendo prima da qui dietro, comunque adesso ve lo faccio vedere. Io continuo a fare tutti, perché ce ne vorranno tanti per riempire tutta la testa, come potete vedere, di pallino, e ci vediamo dopo. Allora, adesso io vi consiglio di fare questo lavoro qui prima di attaccare i capelli. Volendo si potrebbe fare anche dopo, però viene più antipatico farlo. Dovete aprire adesso, se volete questo effetto qui che ha pallino, così, dovete tagliare adesso, io vi consiglio prima, anche se volendo si potrebbe fare anche dopo, di tagliare le due estremità, quindi aprire questi fiocchetti di lana, così. Quindi vi posizionate, vi aprite e vi andate così ad aprire. Questo lavoro chiaramente se lo fate adesso è meglio, anche perché dopo che li attaccheremo dobbiamo anche un pochino sistemarli, accorciarli, modellarli. Quindi intanto io me li apro e vado a continuare a realizzarli perché ancora sono pochini. Vedete? Li ho tagliati. Allora, ne ho fatti un po' e adesso vi faccio vedere come li incollo. Allora, prendo a pallino, prendo la colla, la pistola, la colla deve essere ben calda e inizio a mettere i capelli qui. Allora, io scendo dalla cucitura della testa, che devo coprire chiaramente un po' la testa, scendo di 4 centimetri e inizio a metterli a 3,5-4. Quindi mi prendo un segnetto con la penna cancellabile, facciamo 3,5, ma anche 4 vanno bene. E inizio, se trovate, man mano che incollate i capelli di lana, trovate qualche fiocchetto ancora non aperto, non fa nulla, l'importante è che la maggior parte siano stati aperti. Allora, e inizio a mettere un po' di colla qui, parto diciamo dalla cucitura e vado a metterli qui e poi vado a riempire così tutta la testa. Quindi metto qui, inizio qui dove c'è la cucitura e metto colla. Inizio con questo che mi è venuto un pochino più lungo, quindi inizio e metto la colla così, ecco fatto in questo modo. Carino, ancora si devono accorciare comunque, controllate che siano state attaccate, perfetto. Adesso vado a fare la stessa cosa qui. Io vado a velocizzare, ragazzi, perché il video altrimenti risulterà molto lungo, ma penso di essere stata abbastanza chiara e facile, eh? Allora, adesso ho riempito, vedete, tutta la testa, però chiaramente dobbiamo andare adesso a tagliare e a dare una forma. Un consiglio, non accorciatevi tanto, andate piano piano. Quindi, più che altro andate a pareggiare, perché comunque l'effetto di questi picciolini è bello così. Allora, per prima cosa controllate per bene che i capelli di lana siano ben attaccati, casomai aggiungete puntini di colla. Dopo aver fatto questo, date una bella, così, una bella sistemata con le dita
a questi capelli, vedete qua c'è un ciuffetto che non è ancora incollato bene. Io che faccio? Metto colla e me lo vado ad attaccare qui sulla testolina. Così. Dopodiché, appena si asciuga, prendete la forbice. Se sono rimasti dei fiocchetti ancora chiusi, non fa nulla, perché adesso andando a sistemare i capelli si apriranno. Vedete, qua c'è un fiocchettino, si apriranno senza problemi. Allora, quindi una volta fatto, diamo questa bella scossa ai capelli, iniziamo ad accorciarli un pochino, magari dietro, e a pareggiarli. Quindi vado con la forbice e me li vado così prima dietro, cerco di portarli a misura. Mi raccomando, non esagerate quando andate a sistemarli. Qui un puntino di colla. Ok, controllate che dietro ok, io continuo e vi faccio vedere l'abbigliamento, quindi la salopette, la t-shirt. Nel frattempo vado anche a fare gli occhietti. Vi ricordo che nella descrizione del video io vi posterò a parte l'abbigliamento, ma anche questa struttura che ripeto è identica a quella di Lilly, la bambolina di Pezza. Io continuo e ci vediamo dopo. Capigliatura fatta, guardate che bella testolina che c'ha, pallino. L'ho anche truccato sul cartamodello, troverete anche il disegnino degli occhi, un aiutino per chi magari non sa disegnare. Allora, adesso andiamo a realizzare le maniche. Questa volta le maniche, queste qui, le ho volute realizzare un pochino più grandi, un po' più grandi, perché? Perché magari chi non ha un tessuto un po' elastico, tipo la maglina, può utilizzare senza problemi anche il cotone. La misura andrà benissimo anche per chi non ha un tessuto elastico, problemi non ce ne saranno. Quindi quello che dovete fare è ritagliare la manica, adesso vi do la misura. Questa manica ha una larghezza di 5 centimetri, ops, e un'altezza di 10 centimetri. Qui non troverete il cartamodello del porsino perché io metterò il porsino. Dovete semplicemente seguire questo passaggio e prendere la misura del porsino e di quest'altro tessuto. Quindi ritagliate il cartamodello. Poi prendete due tessuti della stessa identica misura. Allora, 13 di larghezza e in altezza 10 centimetri, tutte e due per la manica, e i porsini un'unica striscia che misura 7 di altezza per 14,5 di larghezza. Cosa dovete fare? Prendete il tessuto, mettetelo rovescio con rovescio e piegatelo a metà, magari stirate che è meglio, e fate la stessa cosa anche all'altro polsino. Poi cosa dovete fare? Il tessuto deve stare sul dritto, e questo chiaramente è sul dritto. Prendete il polsino dove c'è la parte non rifinita, quindi la parte aperta, l'appoggiate qui sul bordo, così, e adesso dovete andare a fermare per bene con gli spilli, in questo modo. Quindi la parte aperta del polsino la appoggiate sul bordo, sul dritto della manica, fermate il tessuto e adesso qui si va a cucire e ad unire i due tessuti con un punto dritto, lunghezza punto 2,5 a bordo piedino. Quindi una volta fermato bene sul bordo si va a cucire. Adesso farò la stessa cosa anche qui. Mi fermo anche questo e vado a cucire contemporaneamente tutte e due le maniche, così iniziamo a vestirlo. E poi facciamo la salopette che è facilissima e la t-shirt. E andiamo ad assemblare tutto. E pallino è finito, ormai manca poco, Quindi fermato. Adesso andiamo a cucire a bordo piedino. Qui e a bordo piedino qui. Comunque ho fatto anche il disegno di questa manica qui più stretta, quindi chi vuole realizzarla più stretta ritaglia qui, chi invece la vuole realizzare più grande perché magari ha il tessuto, la vuole più grande, può ritagliare questo cartamodello e seguite l'indicazione del video per
per attaccare il polsino, perché la misura sarà identica. A cucire. Ho cucito, adesso aprite per bene la cucitura, così, e mettete dritto con dritto in questa maniera piegate e fate combaciare le due cuciture appena fatte, così, e fermate con uno spillo, fermate anche qui. Qui metto uno spillino più piccolo perché adesso io che ho questo tessuto in maglina non è facile per me disegnare il cartamodello. Quindi che cosa dovete fare? Appoggiate la sagoma qui dove, dove c'è la cucitura, così, e andate a disegnare adesso il contorno della manica. Una volta disegnato dovete andare a cucire giù chiaramente in direzione della manica, bloccate il punto e andate a cucire con un punto dritto, lunghezza sempre punto 2,5 se usate un tessuto elastico, se usate il cotone anche lunghezza punto 2. Quindi bloccate il punto qui e fate questa cucitura tutto intorno fino alla fine e qui bloccate il punto. Io chiaramente non potendo disegnare sulla maglina vado a cucire così con la carta, sopra la carta, non fa nulla. Adesso mi vado a ritagliare il tessuto in eccesso. Continuo e vi faccio vedere. Vedete il braccino, inserite all'interno e la manica, guardate che bella, l'abbiamo fatta. Io già ho preparato anche l'altra per velocizzare, guardate che bella, sembra che c'ha il polsino della camicia all'interno. Guardate un po', che carino, pollice all'interno, e queste sono le maniche. Adesso andiamo a realizzare la salopette, anzi prima la t-shirt, quindi prendo due tessuti e il collettino, perché avrà anche il collettino bianco come i polsini della camicia. Aspettate che non trovo il tessuto, me lo sono persa. Era all'interno. Allora, prendo il cartamodello del collettino e un tessuto messo in doppio, sempre lo stesso tessuto di cotone io utilizzerò come quello dei polsini, e metto dritto con dritto, prendo, dopo aver ritagliato la sagoma, prendo il cartamodello e mi vado a disegnare il contorno con la penna cancellabile. Ho la misura per chi non può scaricare il cartamodello. Questo colletto ha una misura di 2 cm di altezza per 5 di larghezza. Il collettino, ogni singolo collettino misura 2,5 cm chiaramente, e questo è il collettino. Una volta disegnato il contorno me lo fermo, vabbè, con gli spilli e vado a cucire sul disegno della sagoma e lascio qui completamente aperto, lunghezza punto la più corta che avete, io cucirò 1,8 e tensione del filo a 4. Allora, ho cucito, adesso mi distanzio dalla cucitura, giro il tessuto così vedo meglio, mi distanzio dalla cucitura di qualche millimetro e qui dove c'è l'angolo sulla metà vado a fare un piccolo taglietto quasi vicino alla cucitura, stando attento chiaramente a non toccarla. E poi mi taglio tutto l'eccesso. Dove c'è invece l'apertura, qui io lascio un pochino di tessuto in più, ma proprio poco, perché adesso questo lo andiamo ad applicare alla t-shirt. Allora io continuo a ritagliare e vi faccio vedere cosa bisogna fare. Innanzitutto va risvoltato una volta ritagliato, ok? Lascio proprio un pochino. Adesso risvolto questo piccolo colletto così e vado a tirare fuori le cuciture per stirare. Vabbè, vado a stirare e vi faccio vedere il prossimo passaggio. Questa parte qui che abbiamo lasciato in più non rientriamola dentro, lasciamola così. Vado a stirare perché è un po' stropicciato e vi faccio vedere il prossimo passaggio. Allora, ho preso due tessuti, questi saranno la t-shirt, il tessuto con cui io realizzerò la t-shirt, sempre la maglina.
Allora, questo è il cartamodello, adesso do la misura per chi non lo può scaricare. Questa t-shirt ha una larghezza di 17,5, 17 centimetri e mezzo, e un'altezza di 11 centimetri. Il collettino io l'ho formato scendendo di 1 centimetro e ho creato questa rotondità. Ok, questa è la misura. Cosa dovete fare? Ritagliate il cartamodello, prendete il tessuto e ritagliate la sagoma proprio uguale al cartamodello. Poi prendete un altro tessuto che può essere anche un pochino più grande, non fa nulla. L'importante è che avete la sagoma perfettamente tagliata come il cartamodello. A questo punto prendete il tessuto, questo lo togliamo, e posizionate qui dove c'è la rotondità, posizionate il collettino con la parte non rifinita appoggiata qui sul bordo, in questo modo. Adesso io me lo vado a fermare con gli spilli, questi piccolini, e vado intanto a bloccarmi il collettino qui sul bordo dello scollo della t-shirt. Io lo voglio mettere prima. Vabbè, metto questo, non fa nulla. Allora, ho posizionato il collettino, vedete, facendo fuoriuscire di qualche millimetro in fuori il tessuto nella parte questa non rifinita. Ok, adesso vado a cucire qui e lo vado a bloccare a mezzo centimetro dal bordo. Lunghezza punto 2 e a 5 millimetri dal bordo. Ok. E intanto io mi sono fissata il collettino. Adesso tolgo gli spilli, il collettino è perfettamente attaccato, e adesso che mi trovo sul dritto prendo l'altro tessuto, quindi questo è il dritto, e metto dritto con dritto, fermate per bene con gli spilli, e adesso si va a cucire a 1 centimetro dal bordo. Dovete lasciare l'apertura qui un pezzettino, circa 3 centimetri di apertura. Io adesso mi metto gli spilli, altrimenti vado a cucire tutto, ecco. Quindi inizio da qui, blocco il punto, faccio questa cucitura a 1 centimetro dal bordo, così tutto intorno, e qui mi fermo, perché da qui poi andrò a risvoltare. Lunghezza punto 2,5, tensione del filo a 4. Allora, adesso che ho cucito dove c'è l'apertura, lascio sempre un pochino di tessuto in più, 1 centimetro basta, e poi mi vado a distanziare dalla cucitura anche di mezzo centimetro, taglio gli angoli, l'eccesso del tessuto, dove c'è il colletto sempre lascio un po' di tessuto qui sullo scollo, magari fate dei piccoli taglietti qui sulle parti curve, gli angoli mi raccomando toglieteli, e vado a risvoltare una volta ritagliato tutto. E la t-shirt è pronta. Questa apertura la potete chiudere anche con un puntino di cucitura a macchina o a mano, o anche con un puntino di colla. Allora, adesso la cosa importante da fare è tenere questo collettino ben fermo qui, quindi andate a cucire vicino al bordo qui con un punto dritto, così il colletto resterà ben fermo. Adesso prendete il vostro bambolotto e appoggiate così il collettino davanti, e dietro io adesso andrò a fermare con dei bottoncini automatici, quindi ne metterò uno qui e uno qui, ne metterò soltanto due vicino chiaramente al bordo. Se volete potete utilizzare anche, cucire un nastrino o mettere anche lo strappo se voi non avete i bottoncini a pressione, quindi prendo due, aspettate mi manca l'altro, me ne serve un altro, quindi due maschi,
due femmine. Ok, mi serve soltanto uno di questi. Aspettate che lo prendo e metto i bottoncini. Ecco fatto. Adesso col punteruolo mi vado a realizzare i fori. Allora, andiamo, guardate che bello, mamma mia. Vado a mettere la sua bella magliettina. Ago e filo resistente, io utilizzo quello da uncinetto. Il procedimento su come mettere le braccia è lo stesso identico della bambolina di Pezza Lilli, quindi vi ripeto, nella descrizione del video vi posterò il link che vi porterà al tutorial su come si realizza tutta la struttura e come si assembla. Ok, adesso vado a realizzare la sagopet e il coordinato è finito. Questo è il cartamodello, dovete ritagliare la sagoma, dove c'è scritto in doppio al solito, dovete prendere un tessuto che contiene la sagoma, metterlo così, piegato dritto con dritto, dove c'è la piega chiusa, tessuto chiuso, appoggiate la sagoma, disegnate il contorno e andate a ritagliare sul disegno del contorno. Adesso do le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Intanto mi disegno la sagoma e vado a ritagliare il tessuto. Allora, ho ritagliato la sagoma direttamente senza lasciare margini. Allora, poi prendo un altro tessuto che contenga questa sagoma, perché adesso lo fermo insieme e lo vado a ritagliare uguale. Allora, do le misure. Questa salopet ha un'altezza di 18 centimetri, la larghezza massima è 23, la pettorina 13, da qui a qui è 12 centimetri, il cavallo è di 11 centimetri, le gambette di 7 centimetri. Allora, io utilizzerò questa maglina di cotone, è lo stesso tessuto che ho utilizzato anche per l'altra bambola, per il bambolotto per pallino, e cambia solo il colore. Adesso dobbiamo andare a realizzare il bordino, soltanto qui, qui e qui. Sul cartamodello troverete l'indicazione su dove dovete fare il bordino. Qui, qui no, qui trovate il segno, ok? Quindi magari do il segno più o meno all'altezza, questa parte qui, per chi non può scaricare il cartamodello. A questa parte qui, fino a qui. Sulla parte della coscetta non va fatto il bordino perché poi andrà assemblato dritto con dritto. Quindi spero di essere stata chiara. E adesso io mi posiziono qui sul rovescio e vado a fare un bordino. Allora, io lo vado a fare prima così alle due estremità, di qua e di qua. Dopo averlo fatto di qua, lo vado a fare qua. Il mio tessuto non sfilaccia, però se avete un tessuto che sfilaccia, dovete prima rifinire con lo zig zag e poi andate a fare l'orlino di 1 centimetro, sia qui che qui. Ho messo l'indicazione, sia davanti che dietro, a tutti e due i tessuti, da dove devo iniziare a fare l'orlino. Quindi adesso mi posiziono qui e inizio a fare questo orlino, prima di qua, dopo di qua e infine di qua. Adesso vi faccio vedere. L'ho realizzato anche di qua, adesso vado a farlo qui, così. Adesso faccio la stessa cosa a quest'altro tessuto. Una volta fatto il bordino su questi tre lati, prendo le due pettorine e le metto dritto con dritto. Adesso le vado a fermare con gli spilli e vi faccio vedere dove dovete cucire. Nel frattempo vado a realizzarmi anche le bretelle. Ci vorranno due tessuti, considerate che io sto usando la maglina, quindi è elastica.
e se invece utilizzate un tessuto di cotone, quindi non elastico, un cotone non elastico, la salopet andrà bene comunque se rispettate i margini di cucitura che vi dirò adesso. Per le bretelle dovete aumentare di 1 centimetro perché il mio è elastico, se non è elastico il vostro tessuto vi risulterà troppo stretta, se no cucite un tubolare e andrà bene comunque. Comunque considerate 1 centimetro in più per lato per fare le bretelline. Questo che è elasticizzato misura 4 di larghezza per 16 di altezza. Quindi adesso io metterò dritto con dritto e vado a cucire sulle due estremità, quella corta e quella lunga, e lascio l'apertura in basso. Una volta cucito io andrò a cucire a 5 mm dal bordo, una volta cucito vado a risvoltare questi due tubolari che saranno le bretelline che applicherò adesso alla salopet. Quindi vado a cucire e vi faccio vedere. Ho cucito a 5 mm dal bordo, adesso taglio questo piccolo angolo e vado a risvoltare. Chiaramente io sono facilitata a risvoltare questo tubolare perché è elastico. Ripeto, chi non è il tessuto elastico, aumentate di 1 centimetro i margini. Allora, i tubolari fatti li metto da parte. Adesso prendete i due tessuti della salopet e mettete dritto con dritto. Dove abbiamo fatto l'orlino si creerà questa piega. Voi che cosa fate? Fate un piccolo taglietto così la piega si aprirà in questa maniera. Vedete qui che c'è questa piegatura perché abbiamo fatto l'orlino soltanto qui. Qui dove avete iniziato a cucire, a fare l'orlino, fate un piccolo taglietto così questa piega si aprirà e non avrete problemi a cucire. Quindi dritto con dritto, fateli combaciare perfettamente, fermate con gli spilli e si va a cucire. Ho fermato tutto il tessuto con gli spilli. Però prima volevo fare una premessa. Il mio tessuto, ad esempio, io non ho un dritto o un rovescio, quindi io non sto facendo l'orlino perché? Perché dopo io, dopo aver cucito adesso poi tutta la salopet, questa parte qui, una volta risvoltata, io andrò a fare un doppio bordino così e metterò un puntino di colla perché non ho problemi, non sfilaccia e non ho né un dritto né un rovescio, quindi il bordino, il risvolto diciamo sta bene. Ma se voi avete un tessuto che sfilaccia o avete un dritto o un rovescio, prima di andare ad assemblare tutto, fatelo l'orlino, magari il doppio orlino di 1 centimetro, sia di qua che di qua e anche di qua. Io non lo faccio proprio per questa motivazione, ok? Quindi adesso fermo quest'altra parte e vado a cucire a bordo piedino qui, tutto intorno al cavallo fino a qui e questa parte qui. E qui mi blocco perché qui abbiamo fatto l'orlino, ok? Adesso vi faccio vedere. Adesso vado ad inserire la salopet a pallino. Quindi allora, ho indossato la salopet e qui ho fatto 2 giri per fare il risvolto. Adesso metterò un puntino di colla qui e un puntino di colla qui, così starà ben fermo. Per quanto riguarda la pettorina, sia davanti e sia il dietro, adesso dobbiamo fare una piccola penza con ago e filo. Prendete e create così questa sorta di pence e andate a dare, dovete praticamente dare un piccolo punto di cucitura, così, e fermare questa piccola pence. Potete farlo anche con un puntino di colla, eh?
Adesso che ho realizzato queste due pence, prendo la prima bretellina dove c'è praticamente il tubolare dove è chiuso, lo metto così fuori e lo vado a fissare con due punti di cucitura e poi qui andrò a cucire anche un bottoncino con la scritta handmade. Quindi mi vado a fissare la bretellina alla pettorina. Nel frattempo prendo il bottoncino e me lo vado a cucire contemporaneamente qui e farò la stessa cosa anche qui e poi vi faccio vedere dopo che, come le vado ad incrociare e a cucire, a bloccare con un punto di cucitura a mano. Come potete vedere, il pallino è concluso, guardate che bello, una sorta di pagliaccetto più che di salopette. Qui all'interno ho messo due puntini di colla per tenere il risvolto ben fermo, bottoncini, qui ho cucito tutto, qui pure ho messo due bottoncini perché ho simulato i bottoncini della camicia, bottoncino a forma di ossetto qui sulla metà del collettino e adesso stavo realizzando un fiocchettino con dello spago, ho inserito all'interno anche queste palline in legno e lo metterò qui dove ho fatto la penza. Quindi ho formato il fiocchetto, adesso inserisco questa pallina di legno e mi vado a formare il nodino e lo vado ad incollare qui. E pallino è finito e devo dire che è venuto veramente bello, un amore. Mi piace tantissimo, spero anche a voi. Dire è veramente una bella coppia, guardateli, sono veramente adorabili. Mi piacciono tantissimo. Allora, finite queste bambole, vi do anche la misura. Misurano 37 centimetri. Realizzatele perché sono bellissime, bellissime, realizzatele per voi, per regalarle, per venderle. Sono veramente bellissime. Sbizzarritevi con i tessuti, con i colori, perché il risultato dipende tantissimo dagli abbinamenti e dai colori che scegliete. Ricordo a tutte e a tutti, perché sicuramente ci sarà anche qualche creativo, che il tutorial è finito e vi posterò nella descrizione del video il cartamodello. Vi posterò anche nuovamente i pezzi, tutti i pezzi, quindi le braccia, le gambette, il corpo, rimetterò tutti i pezzi anche se sono uguali a quelli della bambolina, la salopet, eccetera. Seguite attentamente la descrizione del video. Che dirvi? Lilli, Pallino e Miu vi salutano, ci vedremo a breve con altri bei progetti. Io vi ringrazio anticipatamente per il supporto che so che mi darete, un cuoricino, una condivisione e un commento se vi fa piacere. Noi vi salutiamo e ci vedremo a breve con un altro bel tutorial. Ciao!